Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. In realtà sta piovendo, mi sono soffermato sotto il palco qua, che c'è la copertura, e qua sarà dove vi porterò nei prossimi giorni a vedere un po' di festa. I dubbi ci sono, non della vita dopo la morte, ma di far bene quello che sto facendo. Quando vedo o sento la delusione delle persone che si amareggiano o piangono perché le cose non sono come le vorrebbero, mi domando se sto facendo bene o se sto facendo male, e quindi se sto aiutando le persone o se li sto peggiorando la loro concezione. Non lo so, sono argomenti difficili da trattare anche per quel motivo lì. Ci sono sensibilità diverse, ci sono capacità di comprensione diverse e ci sono desideri diversi, spesso anche semplici, basici, ma soprattutto c'è il concetto che la vita nell'aldilà deve essere uguale a quella dell'aldilà, invece non lo è. E questo ho capito io che delude molti, però non posso farci niente, questa è la realtà. E poi c'è chi invece è spaventato perché dice ma lo vivremo, come ci sono, no, come dire, difficoltà di qua, li avremo anche di là. Ma no, non è così, non è così nel senso generale della cosa. Ci saranno delle possibilità di cadere in pericolo, ma quello dipenderà dalla nostra volontà, mentre qua le cose accadono anche indipendentemente dalla nostra volontà, perché se adesso io scivolo qua su queste scale e mi spezzo la schiena, no, non dipende dalla mia volontà. Se invece io decido in questo momento perché di buttarmi qua in questo, che da noi in dialetto si chiama pronio, in questo giù da questo ponticello, quello dipende dalla mia volontà e quindi vuol dire che me la sono cercata, come si dice, e se me la sono cercata me la devo anche tenere. Lo stesso è nell'aldilà. Ci sono alcuni pericoli, ci sono delle zone pericolose, delle zone buone, chiamiamole così, degli infiniti buoni, degli infiniti pericolosi, ma ne parleremo. Volete sapere troppe cose quando non siete ancora pronti, o non siamo ancora pronti, perché mi ci metto in mezzo anch'io, ma per il 99% l'aldilà è meraviglioso. C'è quell'1%, ci deve essere, perché ci deve essere una differenza di potenziale, se no diventa statico, se diventa statico diventa morte, non è più vita. Questo è un concetto anche difficile da capire, ma le cose statiche, ferme, congelate sono morte, non sono vita, e quindi serve, perché le cose si muovono, un alto e un basso anche nell'aldilà, un ordine che comunque ha un motivo specifico di essere, di esistere. Ma anche questo è un discorso che affronteremo, ma che è giusto che cominciate a capire. Ve ne avevo già parlato. Ci deve essere un movimento, una differenza di potenziale, chiamiamola così, dove ci possa essere vita, e quindi noi potremo fare quello che vorremmo e potremo anche farci del male se lo vorremmo, tra virgolette, oppure se non capiremo determinate cose. Ma non è neanche così semplice. Come vi dicevo, io adesso sono qua che cammino sulla passeggiata
e sto attento a non inciampare, non prendere una buca, eccetera. Se ho un minimo di attenzione, un minimo di preparazione, è impossibile che io cada. Se invece io guardo per aria e non guardo dove metto i piedi, è possibile che io cada. A questo dipende dalla mia volontà, dalla mia capacità di mettermi in gioco. Ecco, è una maniera molto semplicistica, molto banale, molto puerile di spiegarvi questa cosa, ma è tanto per darvi un assaggio. Quindi non è neanche così semplice farsi del male, però è giusto parlare anche di questa possibilità. La lotta tra il bene e il male, se anche in maniera più come dire semplice, in maniera più diretta, esiste anche nell'aldilà, se no non ci sarebbero gli angeli caduti. Gli angeli caduti da dove nascono? Nascono dal libero arbitrio, la lotta tra il bene e il male, anche se loro è un libero arbitrio modificato, in quanto non possono esimersi, se non quelli caduti appunto, che per invidia nei confronti dell'uomo che non è meritevole di tanta grazia di Dio, sono giocoforza in grado solo di servire Dio, mentre noi abbiamo libero arbitrio e siamo capaci di fare esattamente quello che vogliamo, anche di girare le spalle a Dio e andare per conto nostro, che è quello che facciamo la maggior parte delle volte. E quindi questo comporta una grande libertà, comporta l'eguaglianza a Dio, perché noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, quindi con la stessa sostanza spirituale e la stessa capacità di capire il bene e il male, e questo comporta una responsabilità di scelta. Ecco, forse così l'ho detta meglio, non lo so, però il dubbio mi resta di star facendo bene, di star in qualche maniera aiutando le persone. Forse dovrei sospendere un attimo e fare una riflessione, non lo so. Questa mattina mi sono svegliato con questo dubbio da dirimere, con questa idea che non so se sto facendo bene, proprio per i commenti che ho letto ieri, e forse la diretta così come è fatta non va più bene, è statica, la gente non lo so, o sono persone diverse quelle che vengono in diretta al primo canale confronto a quelle che vengono in diretta qua, non lo so, devo cercare di capire bene questa cosa, perché mi piacerebbe andare avanti con delle cose anche molto carine. Vedrete, ci sono delle cose molto simpatiche da conoscere, da capire, ma ovviamente prima devo capire queste cose assieme agli sfondi da mettere sui vari canali, eccetera. E ci sono alcune persone che probabilmente io non riesco ad aiutare e non c'è niente da fare. Il mio limite, per cui pregherò il Signore che mi dia la capacità di fare meglio, di fare di più. Tutto lì. Questo è il quid della mattina, il dubbio. Probabilmente il titolo sarà il dubbio. Bene. Anche per questa mattina il vlog finisce qua, è più un soliloquio anche il mio, di dubbio, di dubbiosità, e vado a vedere, a sistemare un po' di materiale per i prossimi video. Ed eccoci qua, comincia la festa dell'uva e cominciano i primi. Convenite che tutte le mattine c'è un allarme, una sirena che deve disturbare? Convenite? Bene. Buona giornata a tutti, ciao da Ermanno, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci vediamo Dio piacendo domani mattina. Ciao!